Buongiorno dall'isola di São Jorge, dove oggi mi appresto a vivere la mia prima giornata intera di esplorazione su quest'isola. Vediamo quale sarà il mio itinerario. Per aiutarvi a capire meglio userò la cartina che ho trovato nella guida delle Azzorre, la guida Dumont. Le isole non sono realmente disposte in questo modo, ma quello che a noi adesso importa è São Jorge. Quello che ci importa è sapere che io mi trovo qui a Urzelina e l'idea sarebbe oggi di visitare, tutta la parte est dell'isola, o quantomeno il più possibile, fino ad arrivare nella località di Topo, che si chiama proprio così. C'è un paese che si chiama Topo, che è quello da cui è iniziata la colonizzazione dell'isola. Come vedete c'è una sola strada principale che ci va, e qui parliamo di circa 40 km, quindi è molto grande l'isola, molto lunga più che altro. Io parto da qui, da Urzelina, e ieri abbiamo fatto invece questa parte centrale, questa è la Fajá de Ouvidor. Andiamo subito a scoprire questa verdissima e bellissima isola. Sulla via per Topo mi sono fermato all'inizio della Serra do Topo, questo luogo anche lui di grandissimo silenzio. Guardate e sentite cosa c'è qui intorno, cioè niente. Sullo sfondo l'immancabile isola di Pico, qui vediamo la fine dell'isola di Pico. Da lontano, cioè da qui, si vedono dei paesini. Quello che è interessante notare, lo dico per gli appassionati di meteorologia all'ascolto, è che siccome l'isola di Pico spesso ha delle nuvole che si trovano a occhio a circa 1 migliaio di metri dal livello del mare, cosa succede? Che nella storia dell'isola hanno costruito i villaggi principalmente lungo le coste, proprio per evitare di vivere in mezzo alle nuvole. In questo punto l'umanità cessa repentinamente di esistere, rimane solo una strada, delle indicazioni per dei sentieri e basta, non c'è nient'altro. Quindi portatevi, portatevi sufficiente benzina e magari anche un po' di cibo, perché i paesi che si trovano, cioè Topo, eccetera, sono più avanti. In questo punto si congiungono due sentieri, uno che porta dal crinale al lato sud e l'altro che porta dal crinale al lato nord. Questo che vedete qui è appunto il sentiero che sale da sud, e da questo bel parcheggio da qui c'è l'ingresso, l'imbocco per l'altro sentiero, che è questo e che vi potrà portare sul lato nord. Ovviamente tutto questo è per i supereroi in ascolto, perché sono cammini con pendenze davvero forti. Bisogna essere, persone molto adatte a fare trekking, molto allenate, ecco, non mi veniva la parola, molto allenate per fare trekking. Per questo tipo di persone sicuramente è una cosa fattibile. E siccome io un po' supereroe lo sono, allora un pezzo di sentiero ce lo facciamo, no? Ormai lo do per sottinteso e lo sapete, ma tutte queste piante che vedete a destra che seguono il corso del sentiero sono tutte ortensie. Se venite qua in estate è tutto blu. Miradouro das Pedras Brancas. Io qui di pietre bianche non ne ho viste, però in compenso ho visto le mucche che pascolano sul bordo della caldera con Pico sullo sfondo. Un'immagine davvero suggestiva. Viaggiatori miei, è con grandissima gioia che sono riuscito a portarvi alla Fajá de São João, che si trova sul lato sud di São Jorge, e secondo la guida cartacea che sto consultando sarebbe proprio la cosa da non perdere a São Jorge. Per arrivare in questo punto la strada è un po' strettina, ma ci sono molti rientri che consentono di far passare altri autoveicoli se ne incontrate, ed è comunque asfaltata, quindi non è malissimo. Il paese sembra molto carino, andiamo a scoprirlo. Per cominciare, la taverna c'è, eccola qui, quindi di fame e di sete non si dovrebbe morire, è già una grande consolazione. No, sto un po' scherzando ovviamente, però è carino trovare questi
posti dove ci si può anche un po' rifocillare, no? La fontana del paese è del 1896, si dovrebbe leggere. Qui crescono anche piante che sarebbero più canarie, insomma, o di altre zone della Macaronesia più calde, come ad esempio l'albero del drago. Ma cresce anche il mais, lo vedete? Effettivamente c'è abbastanza caldo, molto più di quello che c'era sui crinali. E infatti crescono anche fichi, crescono le banane, crescono le arance. Era proprio questo il posto che nel 1800 era l'aranceto d'Europa per la nobiltà. Veniva utilizzato per coltivare frutti che poi venivano spediti in particolare nel Regno Unito per i reali o insomma le altre famiglie nobili. Il tutto somiglia molto all'isola di Madeira che ho visitato nel 2018. Se vi potesse far piacere fatemelo sapere che vi farò vedere dei video sulla base dei materiali che ho raccolto allora. Potrebbe essere davvero molto interessante per voi. Mi trovo alla cascata do Cruzau, un luogo simpatico per fare una foto e una piccola passeggiata, con le prime ortensie che timidamente cominciano a farsi vedere, metà maggio. Il tempo scorreva veloce e avrei dovuto sbrigarmi per raggiungere Topo e avere abbastanza tempo da visitarla nella giornata. Ma c'erano ancora tante cose fantastiche che meritavano una visita prima di arrivare a Topo. E poi, cosa avrei trovato a Topo? Sarebbe stato davvero il luogo che avevo immaginato da tanti anni? Scoprilo nel prossimo video.